Questo Hyperdash è davvero sporco. Lo so che da fuori può non sembrare poi così tanto sporco, in effetti diciamo che ci tengo un po' anche alla pulizia esterna del motore, ma chi di voi ne sa di Mini 4WD sa che il vero sporco, quello che dà davvero fastidio, è quello che non si vede, quindi quello che sta dentro. Come faccio a essere sicuro che sia così tanto sporco? Semplice, perché l'ho sporcato apposta. Infatti questa settimana mi sono impegnato a far girare questo motore all'interno della pista che ho giù in garage e l'ho fatto senza mai prendermi cura della pulizia interna ed esterna del motore. Ho cercato di fare in modo che il motore raccogliesse quanto più sporco generato dall'interno stesso del motore, ma anche raccolto dall'ambiente circostante, proprio perché in questo video vi volevo mostrare la differenza di prestazioni che c'è prima delle pulizia e dopo una corretta pulizia del motore. Ed è per questo che in soccorso di questo video, indovinate che è arrivata? Vi presento Drygot. Io conosco questo prodotto, ma sicuramente tanti di voi conoscono questo prodotto ormai da diversi anni, praticamente da quando ho iniziato a correre con le Mini 4WD, e devo dire che è un prodotto che si è sempre distinto per essere uno tra i migliori pulisci-contatti e quello che porta il motore ad avere il maggior numero di prestazioni possibile. Così mi sono detto, ma sai che faccio? Io provo a contattare la Drygot e gli dico, io voglio recensire e voglio provare questo prodotto a video. Mi mandate una bomboletta? Ecco, la Drygot diciamo che ha risposto, però non è che mi ha mandato una, non me ne ha mandate 2 e neanche 3, me ne ha mandate 8 di bombolette. Infatti non solo mi hanno mandato il K6X in versione Yuki Tsunoda, ma mi hanno mandato anche il fratellone, il tuner dry, l'antiossidante K6B e infine una bomboletta di aria compressa K12. Io davvero ringrazio tantissimo la Drygot per tutta questa generosità, non me la sarei mai aspettata perché io all'inizio ho chiesto letteralmente una bomboletta solo per poterne parlare in un video e invece mi hanno riempito di prodotti che sono a posto da qui, praticamente non dico all'eternità, ma da qui per un bel po' di tempo dovrei essere a posto. Ma soprattutto li ringrazio perché tanti di questi prodotti non avevo mai avuto modo di utilizzarli, quindi ho preso del tempo in questi giorni, avrei voluto registrare qualche video un po' prima, però mi sono dovuto prendere il tempo per provare tutti questi prodotti, per riuscire a riordinare le idee, quindi capire quale ruolo assegnare a ognuno di questi prodotti, come utilizzarli nella sequenza corretta, così da avere il miglior risultato in assoluto. E vi posso assicurare che i risultati ci sono stati. Certo, li ho provati su altri motori, non sull'Hyperdash che vedrete adesso, perché altrimenti non avrebbe senso l'intro di questo video, però io sono sicuro al 100% che vedrete un gran bel risultato. Ok, quindi dei prodotti vi ho parlato e adesso li dobbiamo andare a vedere. Il motore ci sta aspettando per cominciare il video, non manca più niente, giusto? L'intro è fatta. Ma certo che manca ancora qualcosa, mancano altri ringraziamenti. Eh sì, perché a parte la Drygot che è stata così generosa, altri di voi lo sono stati perché abbiamo avuto non uno, non due, non tre, non 5, ma 4 nuovi abbonati, 4 nuovi fan della bassa. E quindi, signore e signori, vogliamo dare il benvenuto a Paolo Savoca, 3Dira Channel, Mirko Sammarchi e Davide Trevisan. Ragazzi, io davvero vi ringrazio con tutto il cuore, vi mando un grande abbraccio, così come lo mando anche a tutti coloro che si sono già abbonati prima e a tutti coloro che stanno pensando di farlo e che lo faranno in futuro. State davvero tanto supportando questo canale e mi state dando la possibilità di portare avanti questo progetto. Quindi se non l'avete ancora fatto vi ricordo che al prezzo di 99 centesimi al mese potrete ottenere il vostro badge esclusivo a tema Mini 4WD che migliorerà con il tempo e tutti gli altri benefici, per lo più di natura simbolica, che vedete qui a schermo. E non so se dirlo, vabbè, a parte il fatto che arriveranno nuove emoji, ma stavo pensando anche nello stesso livello, siccome non mi piace lucrare esageratamente, non voglio creare i livelli, le caste, queste cose, un solo livello, fan della bassa, punto e basta, però se arriviamo a 10 abbonati vorrei aggiungere un qualche beneficio che ci può avvicinare un po' di più gli uni agli altri. Non vi dico nient'altro, ok? Non vi dico nient'altro. Adesso ci spostiamo sul tavolo e andiamo finalmente a provare questo motore, prima della pulizia con i prodotti forniti da Drygot, sia dopo, così vedremo questa differenza. Andiamo! Ed eccoci qua, ecco il nostro motore di cui vi parlavo poco fa, pulito fuori sì, ma sporco dentro. E quindi adesso andremo a sistemarlo utilizzando tutti questi prodotti. Ce n'è un altro qua dietro che c'è ma non si vede, però prima di tutto quello che vogliamo fare per avere un paragone concreto, utile e affidabile, vogliamo andare a misurare i giri del motore prima della pulizia dello stesso. Quindi ci faremo aiutare dal nostro astronauta carissimo che ci terrà in piedi il telefono con l'applicazione già aperta per misurare i giri. Come
come ne abbiamo parlato anche qualche video fa, queste applicazioni non danno un risultato assoluto affidabile, però ci possono dare un buon risultato relativo per vedere il prima e il dopo. Mettiamo il motore dentro il portamotore, non so se lo vedete qua perché è tutto un po' sparaflesciato, però la direzione è reverse perché questo motore lo utilizzo su telaio FMA, quindi non sto sbagliando, è giusto così. Voltage 2.8 volt, limite 2 ampere, penso che non lo raggiungeremo, perlomeno spero. Adesso arriverà la parte interessante, cioè un po' del mio silenzio, e andremo a vedere quanto gira. Ok, possiamo dire di aver già visto abbastanza. Dopo un primo momento di difficoltà, perché come vi ho detto ovviamente il motore è sporco dentro, quindi all'inizio lo sporco dà fastidio e impedisce la corretta rotazione, si è stabilizzato intorno ai 24,8-25, ma stabilizzato è un termine assolutamente non adatto, perché stabili i giri non erano assolutamente. Quindi vediamo se migliora sotto questi due punti di vista. Se riusciamo a renderlo non solo più veloce, ma se riusciamo anche a renderlo più costante nello sviluppo dei giri. Mi sono procurato un pezzo di Scottex per un solo motivo, perché è completamente bianco e completamente pulito. Io di solito preferisco utilizzare dei panni in microfibra per pulire, però rischio che poi dopo nel video non si veda bene quanto sporco esce fuori da questo motore, quindi per stavolta ci accontenteremo di questo. Il primo prodotto che vogliamo utilizzare è il Tuner Dry. Come vedete c'è scritto che è un disossidante secco e vi posso assicurare che è davvero secco, quindi questo prodotto non deve assolutamente mai essere utilizzato in gara. Questo è un prodotto che deve essere utilizzato o prima o dopo una gara. Questo prodotto infatti serve a raccogliere tutto lo sporco che c'è dentro il motore e portarlo fuori dal motore. Secca molto velocemente, rendendo il motore quindi pronto per essere lubrificato. Come vedete io ho già tolto la valvola perché io tendenzialmente utilizzo le mie. Queste sono delle valvole che ho già fatto in precedenza con una cannetta e anche con l'ago. Questo serve per fare in modo che questo aghetto entri all'interno di tutti i buchi del motore, così da non sprecare il prodotto. Scuotiamo, spruzziamo abbondantemente all'interno. Facciamo girare un po', probabilmente non lo vedete dalla camera, ma io ho già visto uscire qualcosa. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Non so se si riuscirà a vedere bene, ma ci sono già dei pezzetti neri che si sono attaccati sulla carta, senza neanche averlo ancora sbattuto scosso. Con questo movimento poi facciamo uscire tutto lo sporco. Adesso credo proprio che lo vediate. Attenzione a una cosa però, quando pulite i motori, dal momento che lo shaft si sposta all'interno, io trovo sempre utile cercare di tenerlo fermo anche qui. In questo modo non si va a stressare l'albero motore all'interno del motore. Tenendolo fermo siamo sicuri che esce solo e soltanto lo sporco. E continuiamo con questa procedura finché tutto lo sporco non è uscito. Non lesinate, siate abbondanti, pulitelo bene questo motore. Guardate quanto secca. Io non so se si vede, provo ad avvicinarvelo. Guardate quanto secca. Tantissimo. Ecco perché poco fa vi ho detto non utilizzatelo assolutamente in gara, perché spaccate tutto, si secca troppo all'interno. Questo motore ha bisogno di essere lubrificato poi. Direi che così è sufficiente. Non ho visto uscire dell'altro sporco dall'interno del motore. Quanto ne abbiamo raccolto? Io spero che si veda. Tanto così. Poteva essere molto peggio, però si vedono proprio come delle scaglie, dei pezzi, quindi vi posso assicurare che non era assolutamente messo per niente bene. Adesso invece già lo sento anche al tatto, peccato che non lo potete sentire. Gira già molto più libero e ancora non l'abbiamo neanche lubrificato. Ma passiamo adesso al vero protagonista di questo video, cioè il Drygot K6X. Come potete leggere, anche questo è un disossidante pulisci i contatti, ma a differenza di quest'altro non è secco, infatti si tratta di un disossidante oleoso. Questo prodotto ha la specifica funzione di eliminare ogni resistenza al passaggio della corrente, quindi questo prodotto potrebbe diventare il vostro migliore amico alle gare. È sicuramente il pulisci contatti più versatile nel mondo delle Mini 4WD. Anche in questo caso togliamo il tappo, ho un'altra valvolina, io di solito queste le separo, quelle che servono per pulire e quelle che servono per lubrificare, quindi per quelli un po' oleosi li uso diversamente per evitare contaminazioni. Diamo una spruzzata bella generosa all'interno e
facciamo girare un po' la sale. Wow, lo sento veramente tanto più libero rispetto a prima. Anche qui cerchiamo di eliminare qualsiasi cosa che ci possa essere all'interno, ma soprattutto di eliminare il prodotto in eccesso. Perché è così tanto importante? Perché noi sappiamo che nel mondo Mini 4VD purtroppo perdere liquidi durante una gara comporta la squalifica. È uscito dell'altro sporco che non si vedeva prima, quindi molto bene. Ok, anche qui togliamo la valvolina, rimettiamo il tappo, perché fondamentalmente abbiamo finito. Cioè adesso ciò di cui avremo bisogno sarebbe quello di lasciar asciugare completamente il prodotto all'interno, però capirete bene che per tempistiche di video io questa cosa purtroppo non la posso fare, quindi sì, probabilmente perderò un po' di liquido adesso durante la prova, ma non posso farci nulla. Se voi in gara avrete la possibilità di aspettare che si asciughi, bene, altrimenti tranquilli, perché comunque il prodotto all'interno del motore non lo danneggerà anche se è ancora un po' bagnato, anzi gli farà anche un po' bene, gli darà anche un po' di sprint in più. Riprendiamo quindi il nostro portamotore. Ecco, scusate, lo so che non siete malpensanti, però vi faccio vedere che si tratta esattamente dello stesso Hyperdash di prima, è lo stesso motore, su via, che motivo mai avrei di mostrarvi un altro motore. Allora, prendiamo il nostro amico di prima, sempre 2.8 volt, sempre reverse. Pronti? Silenzio e start. Ok, direi che abbiamo visto abbastanza, siamo rimasti qua un bel po', io ho dato il tempo al motore sia di scaldarsi che di stabilizzarsi e ho subito notato due cose e sicuramente le avrete notate anche voi. Sono aumentati i giri, siamo passati da intorno ai 25.000 giri scarsi a un picco iniziale di 27.000 giri che poi è andato calando e si è stabilizzato intorno ai 26.000-26.500 giri, quindi un aumento netto di più di 1.000 giri, anche 1.500 se vogliamo. Ma la cosa veramente più interessante è che, se avete notato, nell'ultima fase si è veramente stabilizzato il numero di giri. Questo significa che quindi il motore sta lavorando veramente meglio. E vi rendete conto di che differenza c'è tra un motore sporco e un motore pulito con i giusti prodotti? Adesso, come vi dicevo, ovviamente purtroppo non ho dato il tempo al prodotto di asciugarsi come si deve e quindi si è sporcato un pochino. Bene. Cosa manca secondo voi? Beh, allora, innanzitutto il prodotto K12 non si tratta altro che di un soffio detergente, quindi in sostanza è aria compressa. Noi oggi per motivi di tempo, come vi ho detto prima, non l'abbiamo utilizzato, ma questo prodotto può essere particolarmente utile soprattutto prima di una manche, se volete assicurarvi che dall'interno del motore sia uscito tutto il liquido in eccesso. Vi do soltanto una dritta molto importante. Quando utilizzate questo prodotto fate molta attenzione a non scuoterlo, non fate quello che sto facendo io adesso. Volete vedere perché? Vi faccio vedere subito. Guardate cosa esce. Avete visto? Questa bomboletta, in generale tutte le bombolette di aria compressa e quindi per forza di cose anche questa, è meglio utilizzarla in questo modo. Quindi se volete pulire il motore la tenete ferma in piedi in questo modo, scaricate il primo soffio e poi soffiate all'interno. Guardate, vedete che è uscito ancora un po' di liquido all'interno? Questo è tutto liquido che probabilmente, facendo soprattutto i salti in gare jump, avremmo potuto perdere sulla pista e quindi squalifica. Perché proprio quest'aria e non magari un'altra aria compressa? Io un'altra aria compressa ce l'ho e vi posso dire che questa mi è piaciuta perché è particolarmente potente, soffia veramente bene e non lascia residui all'interno. Oh, che bello! Quindi possiamo dire che voi adesso avete fatto la vostra gara utilizzando il Pulisci Contatti K6X e siete riusciti ad avere il massimo dal vostro motore, l'avete tenuto pulito e l'avete tenuto ben lubrificato. Ma adesso è arrivato il momento di tornare a casa. E cosa si fa quando si torna a casa alla fine di una gara? Beh, prima di tutto si mette assolutamente a scaricare le batterie. Se avete una basetta equalizzatrice ancora meglio, perché vi aiuterà a preservarle e a farle durare nel tempo. Ma la stessa cosa dobbiamo farla anche su un motore di una Mini 4VD, perché all'interno del motore si possono creare tracce di ossido e anche una minima ossidazione può compromettere
compromettere la durata, la vita stessa del motore nel tempo. Viene in soccorso il K6B, che come vedete si tratta di un antiossidante. Questo prodotto, infatti, spruzzato all'interno del motore, vi permetterà non solo di ripulire magari tracce di ossido che avevate già da prima di fare questa routine sui vostri motori, ma vi aiuterà anche a prevenirle. Quindi facendo la stessa cosa che vi ho mostrato fino ad adesso e magari anche spruzzandogliene un pochino piano piano sulle boccole anteriore e posteriore, potrete in tutta sicurezza stoccare il motore, quindi metterlo da parte e riprenderlo alla gara successiva. Sicuramente il motore non avrà assolutamente nessuna traccia di ossido e alla prossima gara, prima o durante la prossima gara, riprendere il K6X per rilubrificare il motore all'interno e pulire tracce di antiossidante. Seguendo questa routine con prodotti buoni come quelli della Drygot che vi ho mostrato in questo video, state sereni che non solo riuscirete ad avere il massimo dai vostri motori della Mini 4WD, ma riuscirete anche a farli durare più nel tempo. Quindi amici, questo è tutto ciò che avevo da mostrarvi in questo video. Cosa ne pensate? Avete già avuto modo di provare questi prodotti anche voi? Beh, questo sicuramente sì. Ma gli altri li avete provati? Come vi siete trovati? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io ringrazio ancora Drygot per la sua generosità e per avermi fornito questi prodotti. Ringrazio voi per avermi seguito. Spero di esservi stato utile e noi ci troviamo sempre qui nel prossimo video al Garage della Bassa. Ciao ciao!